Ogni anno milioni di panettoni escono da linee di produzione così veloci da sembrare sfidare la logica. Prima ancora che una macchina si accenda, c'è un dato che pochi immaginano. Nei grandi stabilimenti vengono prodotte migliaia di tonnellate di impasti stagionali all'anno, compresi i panettoni speciali, alcuni farciti con linee esclusive di cioccolato che seguono processi propri di tostatura e concaggio. Nei periodi di picco, queste linee lavorano su turni quasi continui e trasformano il panettone in uno dei prodotti più importanti della stagione natalizia. Sono tonnellate di impasto vivo che avanzano nei tunnel di lievitazione, fiumi di cioccolato fuso e forni che cuociono centinaia di pezzi al minuto. E la cosa più affascinante è questa. Tutto questo spettacolo avviene dietro le quinte di grandi produttori che trasformano una ricetta secolare in un processo moderno di ingegneria, precisione e controllo industriale. Benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Preparatevi a guardare il panettone come non lo avete mai visto, dall'interno delle macchine che modellano, riscaldano, raffreddano e perfezionano questo simbolo del Natale. Oggi scoprirete come i più grandi produttori italiani controllano temperatura, tempo, consistenza e lievitazione per creare quell'aroma inconfondibile che annuncia l'arrivo delle feste. Anche se ogni produttore custodisce i propri segreti, il processo industriale che dà vita al panettone segue principi davvero impressionanti. E sapete qual è la cosa più curiosa? Anche con volumi così enormi, le fasi seguono principi quasi artigianali, solo moltiplicati su una scala industriale colossale. E se avete guardato il nostro ultimo episodio, dedicato all'uva passa, lo sapete già. Quando entra in scena l'industria alimentare, ogni acino, ogni fase delicata e ogni secondo contano. Qui non è diverso. Il panettone dipende dalla stessa danza millimetrica tra ingredienti e macchine. Prima di proseguire ditemi, secondo voi, quale ingrediente determina di più il sapore finale del panettone? Scrivetemelo qui nei commenti e controllate se siete già iscritti a Fabbriche in Curiosità, perché ora iniziamo questo viaggio dietro le quinte della produzione. Prima che un panettone prenda forma, tutto comincia con una selezione rigorosa delle materie prime. E qui c'è una curiosità che pochi immaginano. I grandi produttori di tutto il mondo hanno intere squadre dedicate solo a misurare la qualità degli ingredienti, lotto per lotto. Nulla è casuale. La farina, per esempio, deve avere un contenuto proteico specifico per sostenere la lunga lievitazione senza cedere. Se la farina è troppo forte, l'impasto diventa elastico e difficile da lavorare. Se è troppo debole, il panettone semplicemente non cresce. Per questo molte aziende hanno contratti stabili con mulini capaci di garantire sempre lo stesso standard. Il secondo elemento fondamentale è il lievito, il vero cuore del panettone. Anche se ogni produttore custodisce il proprio segreto, molti utilizzano una forma di pasta madre, chiamata anche lievito madre industriale. Viene rinfrescata ogni giorno e deve essere monitorata come un organismo vivo. Ed è esattamente questo che è: milioni di microrganismi che trasformano lo zucchero in anidride carbonica, alcol e acidi responsabili dell'aroma caratteristico. In molte fabbriche questa pasta madre può rimanere attiva per decenni senza essere mai sostituita del tutto. È come una linea viva che accompagna l'evoluzione della ricetta. Poi arriva la parte più golosa: burro, zucchero, tuorli, gocce di cioccolato o canditi. Il burro deve avere un punto di fusione preciso, così da sciogliersi al momento giusto durante l'impasto e incorporarsi in modo uniforme. Lo zucchero invece non può essere troppo raffinato, altrimenti caramellizza prima del punto ideale nei forni a tunnel. I tuorli vengono pastorizzati e filtrati, creando una consistenza omogenea che facilita l'aerazione dell'impasto. E nel caso delle gocce di cioccolato esiste un trucco, un processo chiamato cioccolato termostabile che aiuta a mantenere la forma anche dopo il calore intenso del forno. Per questo non trovate mai le gocce completamente sciolte all'interno del panettone. La miscelazione iniziale degli ingredienti avviene in gigantesche impastatrici industriali, alcune con una capacità di centinaia di chili. Funzionano per fasi: prima gli elementi secchi,
poi i liquidi, infine i grassi. La logica è semplice. Ogni ingrediente reagisce in modo diverso al movimento dell'impasto. Se tutto venisse aggiunto insieme, la consistenza finale diventerebbe imprevedibile. Per garantire costanza, i sensori monitorano temperatura e densità dell'impasto fin dal primo minuto. Se la miscela si scalda troppo, gli enzimi si degradano e il panettone perde aroma. Se si raffredda oltre il punto ideale, la lievitazione non procede. Una curiosità impressionante. Nelle più grandi fabbriche di panettoni, solo questa fase iniziale può lavorare più di 1 tonnellata di impasto all'ora. Eppure, osservandola da vicino, la sensazione è quella di un processo sorprendentemente delicato. L'impasto cresce lentamente, respira, forma bolle, acquista elasticità. È come vedere un organismo che prende vita. Subito dopo la miscelazione arriva il periodo di idratazione. L'impasto viene lasciato in grandi vasche di riposo, dove comincia a diventare più flessibile. Questo momento è decisivo per stabilire se il panettone sarà soffice o compatto. L'acqua deve distribuirsi in tutta la struttura del glutine e questo richiede calma. È qui che anche i sapori iniziano a integrarsi. Alcune ricette lasciano durare questa fase per ore, altre usano camere a controllo termico per stabilizzare il processo. La scelta determina il profilo aromatico finale. La cosa impressionante in tutto questo è il passaggio tra la preparazione dell'impasto e l'inizio delle fermentazioni. È in questo punto che il panettone smette di essere una semplice miscela e comincia a trasformarsi in qualcosa di vivo, aerato e pieno di carattere. Da qui in avanti ogni minuto conta ed è proprio questo passaggio ad aprire la strada alla fase successiva, dove l'impasto meccanico, le spezzatrici e i tunnel di lievitazione entrano in scena per modellare il panettone come lo conosciamo. Con l'impasto idratato e attivo comincia una delle fasi più ipnotiche di tutta la produzione, l'impasto industriale. Se nel processo artigianale i movimenti sono ripetitivi e lenti, nelle fabbriche il lavoro viene svolto da enormi macchine planetarie, alcune con pale che ruotano su assi diversi contemporaneamente. Questo movimento incrociato crea un effetto di stiramento continuo, rafforzando la maglia glutinica mentre incorpora aria nell'impasto. Il risultato è quella struttura soffice ed elastica che ogni panettone deve avere. E c'è un dettaglio tecnico affascinante. Sensori installati sui lati delle impastatrici monitorano in tempo reale la resistenza dell'impasto. Quando raggiunge il punto ideale, la macchina riduce automaticamente la velocità per evitare che l'impasto ceda. Durante questa fase iniziano a entrare gli ingredienti più delicati. Nei panettoni farciti entrano creme al cioccolato, alla nocciola o alla vaniglia, a seconda della ricetta. Nelle versioni con gocce, invece, milioni di piccoli pezzi devono essere distribuiti in modo assolutamente omogeneo, così che ogni panettone mantenga lo stesso standard. Per questo, le industrie utilizzano una fase chiamata incorporazione tardiva, in cui le gocce vengono aggiunte solo quando l'impasto è quasi pronto. Così non si sciolgono, non diventano una pasta e non lasciano macchie. Nei panettoni tradizionali, invece, i canditi vengono sottoposti a un processo di lucidatura con oli neutri per evitare che si attacchino tra loro. È un dettaglio semplice ma essenziale. Quando l'impasto termina, comincia la prima lievitazione. Un momento in cui la massa si trasforma davanti agli occhi. In camere controllate, temperatura e umidità vengono regolate con precisione affinché i lieviti lavorino al ritmo ideale. Se la camera è 1 grado Celsius sopra il valore previsto, l'impasto fermenta troppo in fretta e perde struttura. Se è 1 grado sotto, la lievitazione rallenta e compromette tutto il flusso della linea. Per questo molte fabbriche contano su sistemi di climatizzazione che correggono l'ambiente automaticamente, secondo dopo secondo. Ed è qui che emerge uno dei grandi segreti industriali. Dopo questo punto, l'impasto non può mai essere maneggiato in modo brusco. Movimenti troppo forti possono espellere le bolle d'aria e compromettere il volume finale. Per questo, il passaggio alla fase successiva è completamente automatizzato. Rampe in acciaio inox e nastri trasportatori portano l'impasto fino alle spezzatrici con il minimo impatto possibile.
Le spezzatrici sono uno spettacolo a parte. Alcune riescono a dividere centinaia di pezzi al minuto, ognuno regolato al millimetro per avere lo stesso peso. Questa precisione è fondamentale. Se un panettone pesa meno dello standard, il consumatore se ne accorge. Se pesa di più, l'industria perde denaro su una scala enorme. È un calcolo che non può permettersi errori. Dopo la divisione entrano in azione le arrotondatrici, facendo ruotare ogni pezzo per creare una superficie liscia e uniforme. Questa forma arrotondata garantisce che l'impasto lieviti in modo stabile all'interno dello stampo di carta. La seconda lievitazione avviene già negli stampi, allineati su enormi teglie che avanzano nei tunnel di lievitazione. Qui l'impasto cresce fino a raggiungere il volume finale, formando quella cupola caratteristica. Quello che pochi sanno è che questa fase può durare ore e cambia in base al clima esterno. Nelle giornate molto calde, l'umidità interna deve essere regolata per evitare che la superficie si asciughi. Nelle giornate fredde, le macchine lavorano il doppio per raggiungere il livello ideale di lievitazione. Prima di passare alla cottura, uno dei momenti più critici di tutto il processo, voglio sapere una cosa. Quale tipo di panettone preferite? Con gocce di cioccolato, con canditi, farcito o ricoperto di crema? Scrivetelo qui nei commenti e diteci da quale città o regione ci state guardando. Sono curioso di sapere fin dove sta arrivando Fabbriche in Curiosità. E ora arriva il passaggio tra l'impasto vivo e il prodotto quasi pronto. È qui che il panettone conquista la sua forma definitiva e si prepara ad affrontare il calore estremo dei forni industriali. Tra poco vedrete cosa succede quando centinaia di pezzi entrano insieme in un tunnel di cottura che sembra una fornace di precisione chirurgica. Con l'impasto già arrotondato e sistemato nei suoi stampi, comincia la seconda lievitazione. La fase che decide se un panettone sarà alto, leggero e aerato oppure compatto e senza vita. Le teglie entrano in camere di crescita con temperatura e umidità calibrate con estrema precisione. Qui ogni produttore regola i propri parametri, ma il principio è lo stesso: creare un ambiente in cui i lieviti lavorino al ritmo ideale. Sensori distribuiti sulle pareti analizzano l'evoluzione del volume e applicano correzioni automatiche. La cosa curiosa è che una differenza di appena il 2% nell'umidità può cambiare completamente la consistenza della crosta e la brillantezza finale. Appena raggiungono il volume perfetto, i panettoni passano ai forni a tunnel, una delle attrezzature più impressionanti dell'intera linea. Questi tunnel possono raggiungere decine di metri e cuociono centinaia di unità contemporaneamente. Al loro interno il processo è diviso in zone. Prima uno shock termico che stabilizza l'impasto. Poi fasi di cottura graduale che sviluppano colore, aroma e struttura. La sommità del panettone, quella cupola arrotondata, non è solo estetica. Indica che l'espansione interna è stata equilibrata. Se si apre solo da un lato, è segno che la lievitazione è avvenuta in modo irregolare. Quando escono dal forno, ancora dorati e profumati, comincia uno dei rituali più conosciuti dell'industria del panettone, il raffreddamento capovolto. Le unità vengono appese a testa in giù su strutture metalliche per impedire che collassino mentre l'impasto è ancora caldo e morbido. Senza questo procedimento, il panettone perderebbe volume e assumerebbe un aspetto schiacciato. La gravità fa il suo lavoro e il processo può durare diverse ore. E non so voi, ma qui, solo a vedere questo processo, sembra già che il profumo attraversi lo schermo. Prima di passare al confezionamento, ogni lotto attraversa un rigoroso controllo qualità. I tecnici analizzano consistenza, umidità, peso, elasticità e distribuzione delle gocce o dei canditi. Alcune fabbriche utilizzano tomografi industriali che scansionano l'interno del panettone per garantire che non ci siano bolle troppo grandi o zone senza farcitura. È un livello di precisione che sorprende chi immagina il panettone come un prodotto semplice. E visto che siamo dietro le quinte delle grandi linee di produzione, approfittatene e lasciate un like. Aiuta Fabbriche in Curiosità a continuare a esplorare processi industriali gustosi come questo. Con il controllo superato, inizia l'ultimo passaggio.
Il confezionamento e l'incredibile logistica, dove scoprirete come migliaia di unità vengono preparate per portare il sapore del Natale in tutta Italia. Dopo aver superato il controllo qualità, ogni panettone passa a una fase che sembra semplice, ma è un vero spettacolo di coordinamento tecnico: il confezionamento finale. Prima di incontrare la famosa scatola natalizia, il prodotto ancora caldo passa attraverso un periodo di riposo per stabilizzare gli aromi ed evitare la condensa. Poi bracci meccanici inseriscono ogni unità in sacchetti protettivi di polipropilene metallizzato, che funzionano come uno scudo contro umidità e ossidazione. Questo tipo di film, tra l'altro, è ciò che permette di mantenere il panettone fresco per settimane. Non è solo una bella confezione, è ingegneria alimentare. Dopo questo entrano in azione le macchine piegatrici. Montano le scatole al ritmo di centinaia al minuto, creando quella forma tradizionale riconosciuta in molti luoghi del mondo. Appena le scatole sono pronte, nastri sincronizzati avvicinano panettoni e confezioni con precisione. In alcune fabbriche, telecamere intelligenti identificano automaticamente il posizionamento ideale dell'unità dentro la scatola, garantendo che nessuna esca schiacciata o inclinata. Dettagli così fanno tutta la differenza nella presentazione finale. Ed è qui che entra una fase impressionante: l'imballaggio in colli. Carrelli robotizzati organizzano decine di scatole in blocchi perfetti, avvolgono tutto con film termoretraibile e preparano il prodotto per il trasporto. Questo imballaggio non serve solo a facilitare la movimentazione, protegge anche il panettone da vibrazioni e urti durante il viaggio. Nelle linee più grandi, alcuni di questi colli possono pesare oltre 200 kg. La precisione è tale che, anche ad alta velocità, il disallineamento è raro. Con i colli pronti, comincia il viaggio logistico che porta i panettoni nei supermercati, nei negozi, nei centri di distribuzione e nei punti vendita in ogni angolo d'Italia. Durante la stagione natalizia, molte operazioni lavorano a ritmo accelerato, alcune anche 24 ore su 24. I camion refrigerati, anche se non sempre obbligatori, possono essere utilizzati per garantire che il prodotto arrivi senza alterazioni di consistenza, soprattutto nelle zone più calde. Una curiosità interessante: nei maggiori produttori, la previsione della domanda per ogni regione viene fatta con mesi di anticipo, usando dati storici, clima, abitudini di consumo e volume delle vendite. Per questo il panettone riesce a comparire in così tanti punti vendita in un periodo tanto breve, anche nei piccoli comuni. Un'altra fase poco conosciuta è il controllo della stagionalità. Poiché il panettone ha un picco di vendite estremamente concentrato, di solito nei mesi che precedono il Natale, le fabbriche devono adattare tutta l'operazione annuale per sostenere questo aumento. Alcune industrie arrivano a reindirizzare macchine e intere squadre da altre linee solo per rafforzare la produzione natalizia. E quando la stagione passa, la linea torna gradualmente alla normalità. Ora c'è un dettaglio curioso. Sapevate che alcuni produttori usano tomografi a raggi X? Vengono utilizzati non solo per rilevare difetti interni, ma anche per analizzare il modello di espansione dell'impasto nel corso degli anni. Creano una sorta di biblioteca di panettoni che permette di confrontare l'evoluzione della ricetta, garantendo che la tradizione si mantenga anche con i progressi tecnologici. È come un'archeologia industriale del panettone. Dopo aver seguito tutto questo percorso, dalla farina al trasporto, diventa chiaro che il panettone è molto più di un semplice dolce lievitato. Siete d'accordo con me? È il risultato di una filiera industriale gigantesca, dove biologia, chimica, ingegneria meccanica e logistica lavorano in armonia per consegnare un simbolo natalizio apprezzato da milioni di persone in tutta Italia.
E per voi che mi avete seguito fin qui, è il momento di chiudere in bellezza. Iscrivetevi qui al canale Fabbriche in Curiosità per continuare a esplorare il dietro le quinte delle più grandi industrie del mondo. E scrivetemi nei commenti, qual è stata la parte della produzione che vi ha sorpreso di più oggi? In fondo è proprio la vostra partecipazione che ci aiuta a portare episodi sempre più completi. E se pensate di aver già visto tutto, allora non immaginate la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul vostro schermo? Cliccate e venite con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche e Curiosità. Un grande abbraccio. Vi aspetto lì.